Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial. Oggi parleremo di come ordinare, riscattare e installare un voucher di Delego. Diamo una panoramica a quelli che sono i codici di ordinazione del sistema. Codici di ordinazione che riguardano il prodotto e codici di ordinazione che riguardano le estensioni software oppure gli upgrade. In questa slide noi vediamo i codici di ordinazione prodotto che si differenziano per il numero di indirizzi di gruppo importati. Quindi abbiamo un server in versione basic che è in grado di gestire fino a 400 indirizzi di gruppo per realizzare le funzioni di automazione del nostro progetto. Abbiamo una versione advanced in grado di gestire fino a 1200 indirizzi di gruppo e una versione premium in grado di gestire fino a 2500 indirizzi di gruppo. Qui possiamo invece vedere i codici di ordinazione che riguardano gli upgrade software. Abbiamo sostanzialmente due codici, un codice che ci permette di fare l'upgrade da basic ad advanced, quindi passare da 400 indirizzi di gruppo a 1200, è un codice di ordinazione software che ci consente di fare l'upgrade del server da versione basic, cioè 400 indirizzi di gruppo, a versione premium, cioè 2500 indirizzi di gruppo. Da ultimo abbiamo questi tre codici di ordinazione estensioni delle funzioni. In particolare abbiamo il codice KDELV1 VoIP che ci consente di estendere le funzioni del server e installare il server SIP e quindi poter integrare postazioni esterne di videocitofonia su IP. Poi abbiamo il codice KDELV1 INTRDET che ci permette di espandere le funzioni del server all'integrazione di centrali anti-intrusione e il codice KDELV1 Modbus che ci permette di integrare all'interno del server le funzioni Modbus per oltre 30 holding register. Dobbiamo precisare che qualora nella realizzazione di un sistema di automazione dobbiamo integrare un massimo di 30 registri, queste funzioni sono già complete nel pacchetto base e quindi non si richiede una licenza. Una prima distinzione tra questi codici che dobbiamo fare è la distinzione tra codici di prodotto, che ci permettono quindi di acquisire il prodotto vero e proprio, e codici di ordinazione software che riguardano sia gli upgrade sia le estensioni delle funzioni. Questi codici di ordinazione sono forniti sotto forma di voucher. Cosa si intende per voucher? Un voucher può essere assimilato a un bonus di Amazon. Quindi di per sé stesso il bonus di Amazon non ci consente di usufruire dei servizi di Amazon, ma se abbiniamo questo bonus a un ordine di prodotti, noi possiamo quindi finalizzare il bonus e quindi possiamo ottenere dei vantaggi. Analogamente, questi codici di ordinazione che riguardano il software, quindi upgrade ed estensioni delle funzioni, sotto forma di voucher, vanno finalizzati direttamente a un hardware specifico per ricevere una licenza che possa essere installata all'interno del prodotto. Vediamo anche brevemente quali sono i prodotti che sono stati testati e integrati nei laboratori Equinix. Per quanto riguarda l'integrazione della videocitofonia IP, sono stati testati e integrati prodotti della Doorboard, di Mobotics, di 2N Telecommunications, di Kame, Comelit, Dawa Technology, Vimar, Videx e Infinite Play. Per quanto riguarda invece l'integrazione dei sistemi di anti-intrusione, abbiamo la possibilità con il rispettivo voucher di effettuare l'integrazione di una centrale anti-intrusione TechnoAlarm col protocollo TechnoOut su LAN. Possiamo integrare Elmo, Yes, Gevis, Bentel e Paradox. In questa slide, nella parte sinistra, possiamo vedere come si presenta un voucher. Dicevamo che quando si effettua un ordine
con un codice di ordinazione software che riguarda quindi o un upgrade o l'estensione delle funzioni, riceviamo un documento PDF che contiene il codice della licenza, un codice alfanumerico di 32 caratteri che poi viene replicato all'interno del codice QR, e abbiamo un link diretto al portale voucherequinex.com che ci consente di riscattare questo voucher. Riscattare il voucher vuol dire trasformare questo codice alfanumerico in una licenza vera e propria finalizzata allo specifico hardware su cui vogliamo installarla. Sulla destra vediamo come si presenta la schermata principale del portale di riscatto voucher che, come dicevamo, si trova all'indirizzo voucher.equinex.com. Quindi abbiamo un campo in cui dobbiamo inserire il codice alfanumerico di 32 caratteri che ci viene consegnato col PDF del voucher. Eventualmente abbiamo una casella a tendina in cui dobbiamo selezionare il tipo di funzione che andiamo a volere licenziare, e questo è vero soprattutto nel voucher che riguarda il modulo anti-intrusione, cioè dobbiamo decidere anche se vogliamo creare una licenza per TechnoAlarm, per Elmo, per IS, per Gavis, in modo da poter generare la licenza specifica. L'ultimo campo è il codice seriale del server, è il cosiddetto server code che qualifica in maniera univoca uno specifico hardware per il quale vogliamo generare una licenza, cioè trasformare il codice alfanumerico del voucher in un codice di licenza vero e proprio. Allora ci poniamo la domanda: come facciamo a trovare questo serial code? Il serial code è stampigliato sull'etichetta laterale del prodotto, come vediamo nell'immagine, ed è un codice composto da una sigla del trattino e un numerico di 5 campi. Nell'immagine è 21002. La verifica sul prodotto non è l'unico modo per recuperare il serial code del prodotto, soprattutto quando il prodotto è installato verso un cliente e quindi in una postazione remota non facilmente raggiungibile, ma sicuramente raggiungibile tramite l'interfaccia dell'Ego Server da remoto, per esempio via cloud. Accedendo all'ambiente di configurazione del server dell'Ego, noi possiamo recuperare il serial code in diversi modi. Intanto dobbiamo accedere all'ambiente di configurazione, accedendo al menu ad albero di sinistra, alla voce Setup, selezionando l'aggiornamento software, software update, troviamo un campo che ci qualifica il serial code del prodotto. In alternativa, sempre nel menu laterale ad albero, selezioniamo la voce Setup, licenze e moduli. Oppure, sempre selezionando dal menu laterale Setup, andando in manutenzione, possiamo direttamente recuperare il serial code del prodotto. Vogliamo fare un esempio pratico di installazione, di creazione e installazione di una licenza per l'utilizzo di più di 30 registri Modbus. Quindi, partendo dal nostro voucher, noi dobbiamo trasformare questo codice in una licenza vera e propria finalizzata sul serial code del prodotto. Quindi il primo passaggio è recuperare il serial code del server su cui vogliamo installare questa licenza. Quindi ci colleghiamo al nostro server, qui siamo nell'ambiente di configurazione, nel menu ad albero laterale selezioniamo la voce Setup, selezioniamo licenze e moduli e vedete che il primo campo è proprio il serial code del prodotto. Quindi noi dobbiamo installare la licenza Modbus, che vedete in questo caso non essere presente, quindi noi possiamo utilizzare solo fino a 30 holding register, vogliamo estendere oltre i 30 holding register e dobbiamo appunto finalizzare questo voucher al serial code del 21051. Il secondo passaggio
è effettuare il login al portale dei Lego Tech Portal che troviamo l'indirizzo voucher.ekinex.com. Nel caso che l'utente non fosse registrato, cliccando su questo link è possibile ottenere delle credenziali valide per poter riscattare i propri voucher. Nel caso in cui l'utente avesse dimenticato la password, con questo link è possibile recuperare la password all'indirizzo email che è stato impostato in fase di registrazione. Ora andiamo a fare il login sul portale dell'Lego Tech Portal. Inseriamo le credenziali. Bene, siamo approdati al form del portale in cui possiamo effettuare il riscatto della licenza. Torniamo al voucher. Nel caso di utilizzo su un dispositivo mobile del portale è sufficiente attivare la videocamera interna e puntare il QR code. Noi utilizziamo invece il link diretto al portale. Il link diretto al portale ci importa in questa casella di edit direttamente il codice seriale di 32 caratteri alfanumerici. Qui dobbiamo inserire il serial code che abbiamo individuato sull'hardware e a questo punto possiamo generare la licenza. La licenza è ovviamente composta da 32 caratteri alfanumerici o, se vogliamo, 16 caratteri esadecimali. Effettuiamo una copia, torniamo al nostro server e andiamo ad incollare nel campo apposito la licenza che abbiamo appena generato. Effettuata questa operazione, premiamo il pulsante salva, che avvia la procedura di installazione della licenza. Una volta installata la licenza, possiamo fare una verifica che tutto sia stato installato correttamente. Selezioniamo Setup, licenze e moduli e, come vedete, alla voce Modbus vediamo che la licenza è stata installata correttamente e abbiamo questo indicatore verde che ci conferma l'avvenuta installazione. È tutto. L'integratore di sistema può scalare le potenzialità del server ed estendere le funzioni in completa autonomia tramite il dell'Lego Tech Portal. Acquistando il voucher desiderato e finalizzandolo in una licenza vera e propria tramite il portale dell'Lego Tech Portal all'indirizzo voucher.ekinex.com.